Ciao ragazzi, sono Ribatta. Oggi voglio farvi vedere come fare uno spurgo freni su un impianto Shimano idraulico. Il freno che sto parlando è questo qui, tipo Shimano classico Deor, che ha la vite di spurgo sopra. Comunque questo tipo di spurgo si può fare su tutti gli impianti Shimano che abbiano la vite sopra così. Anche il modello XT. L'importante è che il modello XT gli svitate tutta la vite di regolazione della leva, cioè la leva deve stare tutta fuori in modo che l'impianto all'interno non sia compresso. Io ho un kit universale dove posso fare gli spurghi su tutti i tipi di impianti frenanti. Ad esempio qui abbiamo tutti gli adattatori per collegarli alle pinze dei freni, quindi ogni impianto ha il suo kit dedicato. Ad esempio per Shimano occorrono questi due adattatori che sono diversi uno dall'altro, quindi bisogna comprare un kit dedicato Shimano che metterò il link in descrizione. La prima cosa da fare è mettere in piano la leva freno, così, in modo da tenere il serbatoio orizzontale e non piegato così, perché altrimenti l'olio potrebbe creare all'interno dell'aria. Quindi noi teniamo il serbatoio in piano così, poi lo fissiamo con la chiave a brugola. La prima cosa da fare è smontare la pinza freno dalla forcella, quindi svitiamo le due viti che sostengono la pinza così. Poi togliamo le pasticche freno per evitare che si sporchino con l'olio. Prendiamo una pinza classica, andiamo a schiacciare il pernino in modo che possiamo sfilare il perno così. Poi da sotto, spingendo col dito, sfiliamo le pasticche freno. Ora dobbiamo cercare di spessorare, si può mettere ad esempio una chiave da 10 infilata così, in modo che stiano bloccate i pistoni, oppure nel kit Shimano c'è proprio il suo spessore dedicato che si infila così, in modo da evitare che i pistoni rimangano chiusi durante lo spurgo. Per fare questo lavoro occorre due chiavi esagonali, una da 2 mm e una da 4 mm, due siringhe con gli appositi adattatori per Shimano, olio minerale. Mi raccomando, non sbagliamoci con l'olio, perché Shimano vuole solo olio minerale e non DOT 4. Quindi ci sono due tipi di olio. Il DOT 4 ad esempio va utilizzato su freni ad esempio Formula, mentre il minerale va solo per l'impianto ad esempio Shimano. Quindi per l'impianto che stiamo facendo adesso ci vuole l'olio minerale, mi raccomando. Come ripeto, ci vogliono due siringhe, una ad esempio è scritto S che vuol dire sporco, quindi l'olio sporco, mentre in quell'altro dove non c'è scritto niente ci metto l'olio pulito. Lo riempiamo di olio minerale fino a 3/4 circa. Ho riempito la siringa con l'olio, circa 20 ml. Bisogna stare attenti quando si aspira l'olio dalla boccetta che non ci siano bolle d'aria, quindi da cima e fondo non ci devono essere bolle d'aria, perché altrimenti inseriamo dell'aria all'interno dell'impianto frenante, quindi da evitare. Poi con la chiave esagonale da 2 andiamo ad allentare la vite di spurgo superiore dove c'è la pinza e il serbatoio qui. Anche qui facciamo attenzione di tirare fuori anche il suo ring, quindi non lasciamo la guarnizione all'interno. Ok, adesso ho la siringa completamente piena di olio, senza bolle. Poi lo inseriamo, lo avvitiamo nell'impianto. Praticamente noi dobbiamo spingere l'olio nuovo all'interno dell'impianto frenante e con la siringa sotto dobbiamo aspirare l'olio sporco. Ok, fissata la siringa con una fascetta, teniamo la siringa verticale in questa maniera. Quindi praticamente la siringa che ho collegato nella pinza freno, quella sotto, recupererà l'olio sporco, mentre sopra c'è l'olio pulito collegato alla leva freno. Come vedete ho tolto il pistone della siringa perché non avendo il bicchierino dedicato dello spurgo ho utilizzato questo contenitore della siringa come bicchierino che fa la stessa funzione. Quindi adesso io devo aspirare quest'olio nuovo all'interno dell'impianto frenante semplicemente tirando lo stantuffo della siringa sotto dalla pinza. Quindi adesso io aspirando, vedete che ci sono anche delle bolle d'aria, l'olio comincia a calare sopra il bicchierino, lo sta pescando quindi sulla siringa sotto la pinza. Sto aspirando, qui sta andando sull'olio, come vedete ci sono tantissime bolle d'aria, l'olio è quasi finito. Ok, mi raccomando non finite l'olio sul bicchierino perché altrimenti aspira aria, quindi vi fermate finché non c'è più delle bolle. Quindi praticamente l'olio che era all'interno del bicchierino è andato nella siringa sotto perché è stata aspirata così. Vedete che ancora va giù un po'.
dobbiamo cercare di non fare aspirare aria, quindi ci fermiamo più o meno a questo livello. Qui diciamo che c'è l'olio sporco, invece è pulito, come ripeto, perché l'impianto è nuovo. Diciamo che lo spurgo è completato, magari diamo qualche colpo all'impianto frenante dando dei cicchetti così sul cavo, in modo da verificare se sale qualche bolla d'aria. L'impianto è perfetto perché nessuna bolla d'aria non c'è più all'interno dell'impianto frenante, quindi ora possiamo togliere entrambe le siringhe. Bene, ora riavvitiamo la sua vite sopra, verificando che il serbatoio è pieno di olio, magari mettiamo dell'olio all'interno da riempirlo, riavvitiamo il suo tappo, mi raccomando controllate che ci sia la O-ring, stringiamo, ok, poi andiamo a svitare la siringa sotto. Così, ed ora riavvitiamo il suo tappo. Se esce un po' d'olio non vi preoccupate perché è normale, è proprio all'ingresso della vite. Ora togliamo lo spessore e rimettiamo su le pasticche freno. Ok, perfetto, ho inserito le pasticche freno all'interno, ho fissato la pinza con le due viti e l'impianto è perfettamente spurgato. Come vedete la leva freno ha la sua corsa normale, sento la leva perfettamente, non è molle, quindi blocca completamente, quindi è perfettamente spurgata senza aria all'interno. Quindi avete visto, fare lo spurgo è praticamente molto semplice, basta sapere come si fa. Io non ho usato il kit che dà in dotazione la Shimano per fare l'impianto, però mi sono arrangiato con una siringa, togliendo lo stantuffo sopra, e quindi praticamente mi ha fatto da bicchierotto e sono riuscito a fare lo spurgo lo stesso. Vi ripeto un attimo il procedimento. Praticamente nella siringa superiore dove c'è la leva freno dobbiamo riempirlo di olio pulito, in modo che con la siringa sotto che è collegata alla pinza aspiriamo l'olio pulito. Durante questo travaso dobbiamo cercare di stare attenti di non aspirare aria dalla siringa superiore dove c'è la leva freno, perché altrimenti entra dell'aria nell'impianto frenante. Quindi prima che finisca l'olio sulla siringa superiore dove c'è la leva freno dobbiamo fermarci, poi aspettiamo qualche minuto, magari sbattiamo con un cacciavite, poi diamo dei cicchetti sul tubo freno, in modo che se ci sono delle bolle d'aria all'interno del tubo freno vadano all'interno della siringa dove c'è l'olio sporco. Bene, spero di esservi stato d'aiuto anche in questo tutorial. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti se non avete capito qualche passaggio, sarò sicuramente lieto di rispondervi. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Venerdì 28 uscirà un video dedicato a voi, quindi vi darò 20 secondi per pubblicizzare il vostro canale, che chiaramente deve essere dedicato alla bicicletta. Quindi se mi volete mandare un video con la presentazione del vostro canale, magari vi presentate a voce, mettete anche qualche scena di quando andate in bici senza musica sotto, all'email bicifaidate@gmail.com, così venerdì sarete pubblicati sul prossimo video di Bici Fai Da Te. Ciao a tutti!